sono Donatella Albini, ho 65 anni, ho sempre fatto la ginecologa pubblica, non obiettrice. La mia scelta di fare la ginecologa è nata nel periodo del femminismo, proprio per la necessità che sentivo dentro, profonda e intensa, di dare una risposta ai diritti e soprattutto ai diritti riproduttivi. Poco meno di 5 anni fa sono andata in pensione, da quando ho 26 anni non ho fatto più di 2 notti a casa. Hai le notti di guardia, le reperibilità, e quindi continuo a lavorare nei consultori familiari, un'esperienza che mi è sempre piaciuta anche quando ero in ospedale, per mantenere questa relazione territorio-ospedale. Questo profilo della relazione continua è quella su cui sono nata e su cui ho continuato a lavorare da sempre. Da alcuni anni sono eletta in consiglio comunale, già dalla passata tornata amministrativa e anche in questa, quindi ormai sono 7 anni che ho la delega alla salute nella mia città, che è Brescia. Io intreccio il mondo pratico della medicina al lavoro politico. Poi capire il confine tra queste due cose è molto difficile, perché aver cura dei diritti delle donne, dei bambini, del bene nascere è un po' avere cura dei cittadini e delle cittadine che sono nel mondo e devono continuare a starci. Ad agosto mi sono imbarcata sulla Mare Ionio, sono sempre andata a fare missioni umanitarie all'estero, sono andata 3 volte in Uganda, 3 volte nel deserto marocchino in mezzo alle donne berbere, sempre con progetti materno-infantili, soprattutto di formazione sulle persone locali. L'ho sempre fatto, dovevo andare adesso, continuare questo progetto tra le donne berbere, conto di andarci a settembre-ottobre se staremo meglio, insomma, se così si può dire. Sono la presidente, ho messo insieme altre 3 donne il centro di studi sulla medicina di genere, perché è l'altro grande tema di cui nessuno parla, che la medicina non è uguale per tutti, che le donne sono diverse dagli uomini, che le cure devono essere diverse, e devo dire che in 2 anni abbiamo fatto tantissime cose e abbiamo messo in campo i saperi femminili. Far entrare questi saperi nella politica è difficilissimo, perché tu nella politica hai autorevolezza se sei omologata al mondo maschile. Tutti questi profili qui è come se ti mettessero un po' in disparte, non sei una politica tipica. L'ho sintetizzata molto, È dal 24 di febbraio che sono attaccata al telefono, dalla mattina alle 7:30 alla sera, a volte anche fino alle 11. Mi chiedevano, essendo un medico, persone chiuse nelle loro case, con genitori anziani che non respiravano, che non avevano le bombole di ossigeno, che non avevano i farmaci, con i medici che non rispondevano, che cosa potevano fare, a chi potevano rivolgersi. Mi chiedevano i medici e gli infermieri degli ospedali: fai qualcosa per aiutarci, non abbiamo le mascherine, non abbiamo i presidi. Le RSA, residenze per anziani disabili, tutti i giorni mi scrivevano per dirmi: non abbiamo le mascherine, un ragazzo disabile è andato in ospedale, quell'altro sta malissimo. Confesso che sono un po' stanca. È quella stanchezza mentale terribile che ti viene dal fatto di essere a contatto costante con una sofferenza concreta, con mancanze concrete, su cui ci sono state assenze terribili da parte di chi doveva governare questo pezzo di storia, e non ci sono le risposte. Ai primi di marzo non abbiamo le mascherine per i sanitari, ho chiesto subito aiuto a una mia collega sindacalista e ho scoperto che alle porte di Brescia, ma proprio 6 chilometri, c'è un'azienda che le produce. Ho telefonato, mi hanno detto: guardi, ne abbiamo ancora 4.800, non mi ricordo, le blocchi subito. E insieme a un gruppo di volontari che ha fatto una raccolta di tutto rispetto, siamo andati a prenderle tutte, una parte agli ospedali, una parte all'RSA, una parte all'RSD. Non abbiamo bombole ossigeno, i farmacisti. 2 gruppi di sommozzatori da Milano e dal Friuli hanno detto: noi abbiamo le bombole di ossigeno, ve le mettiamo a disposizione. Mi sono trovata in mezzo a questa tempesta perfetta, dolorosissima, telefonate tutti i giorni, in ogni momento. Mia mamma è da sola, non risponde, non posso andare, cosa possiamo fare? Allora attivavo assistenti sociali straordinarie, senza timore, oppure sono immunodepressa, mio papà sta bene, viviamo da soli nella stessa casa, ci lasciamo i vassoi da mangiare sulla porta, però non sappiamo come fare per eventuali farmaci, eventuali esami, e allora attivi il servizio a domicilio della farmacia. Ogni richiesta che cercavo di assolvere, ritornavo sul piano istituzionale, andavo dall'ATS: scusate, ma qui ci sono dei medici che non rispondono, ci sono queste unità territoriali che non escono. Sabato di Pasqua io ho ricevuto tra le 8:30 e 9:30 3 telefonate e gli ho detto: scrivete al direttore generale di ATS, il quale mi richiama arrabbiato dicendo: non mi devi far chiamare il sabato di Pasqua. Dico: sei tu che governi la sanità? Sì. Queste persone avevano il diritto di avere, contattando il loro medico di medicina generale, queste unità operative a casa? Sì.
non sono andate, sei tu che devi tamponare questa cosa. E devo dire che l'ha fatto. La settimana scorsa mi chiama domenica centro antiviolenza perché nelle loro case di accoglienza non hanno i termometri a contatto e non hanno i test rapidi, quelli con la digitopuntura. Nell'arco di 3 ore da una farmacia, da un amico dell'amico, siamo riusciti. E loro mi dicevano: sei la prima che non ci chiede niente in cambio, perché poi c'è anche questa piccola cosa che apro e chiudo. Stamattina il problema era un centro accoglienza per richiedenti asilo con qualche senza tetto, 135 persone, di cui 4 positivi. Non è possibile che stiano 135 persone insieme nei cameroni di 7 o 8. A nessuno ha fatto il tampone. Io ho passato la mattinata a chiedere a ATS, all'ospedale, alla prefettura. In realtà io potevo dire: rivolgetevi alla prefettura, arrivederci. Ma la mia pratica politica non è questa. Mi è arrivata la telefonata della prefettura e mi hanno detto: ha ragione, alleggeriamo la struttura, non possiamo mandarli negli SPRAR perché sono in piedi i decreti Salvini, li mandiamo in alti cassa. Dovete provare la temperatura, fare il tampone, gli ho dato un algoritmo e confido che facciano così. Grazie al rapporto con l'assessore ai servizi sociali abbiamo sistemato i senza tetto. Non ce n'erano più in giro in città marzo-aprile, se no quei 10 irriducibili che non li fai andare da nessuna parte, seguiti dagli assistenti sociali, rincorrerli per la temperatura. Gli altri avevano tutto un tetto dove dormire la sera, un posto dove fare la doccia, un posto dove mangiare e dove stare di giorno. Adesso non ci sono più soldi, perché il tema è questo, è finito la cosiddetta emergenza freddo, sono stati accolti quelli che hanno problemi di tipo sanitario, gli altri sono per strada. Il Covid è stato un incubo che mi ha fatto guardare dentro delle ferite inimmaginabili. Io sono stata in paesi molto poveri, ho visto cos'è la miseria, la povertà, la sofferenza, ma questo senso di impotenza che ti prende è una cosa da cui non si riesce ad uscire. Io mi scontro sempre con questa insipienza della regione in cui abito, che continua a persistere in pratiche sbagliate di non accudimento delle persone, soprattutto le più fragili, pur non essendo della stessa parte politica. Per fortuna c'è grande sintonia col mio sindaco, nessun bresciano che è deceduto è andato via da Brescia, come i camion che abbiamo visto da Bergamo. Da adesso al 31 di maggio faremo 1000 funerali, perché ognuno ha diritto al saluto dei suoi. Certo, non possiamo fare 1000 funerali con altrettante persone per i problemi che sappiamo. Per cui, in base alle richieste dei parenti, li stiamo programmando. Ci sarà il vescovo almeno una volta alla settimana. Questi 1000 funerali sono delle ferite aperte. Le persone che ti vedevi intorno alle feste, alle cose, non ci sono più. Forse fuori dalla Lombardia è difficile da capire, ma io credo che non ci sia persona nella mia città che non ha visto cadere qualcuno. I morti nostri sono i morti di tutti, vanno tenute presenti le responsabilità. Io sono un medico, facevo l'oncologa soprattutto in ginecologia. Pazienti oncologiche e ginecologiche spesso sono giovani, tra l'altro. Morire e dopo un'ora chiamarmi in sala parto perché nasceva un bambino o una bambina. Cerchiamo di preservare la vita, ma a volte ci tocca accompagnare la morte. Queste ferite io le ho viste. Quello che per me è davvero insopportabile, e più mi guardo dentro, più capisco che è così, sono le tante mancanze, ritardi, omissioni, solitudini che abbiamo lasciato chi ci viveva accanto, perché non abbiamo avuto l'autorevolezza sufficiente per interloquire con chi decideva, non sono state fatte le scelte giuste. Questa è una cosa che io mi porterò per lungo tempo. Ecco perché continuo a sostenere chi vuol salvare i migranti nel Mediterraneo, come sono loro da soli in queste realtà, in questo mare nero. Io ricordo quando ero sulla Mare Ionio che abbiamo passato giorni e notti a scrutare questo mare per vedere se trovavamo una barca, di trovare qualcuno da salvare. Io ho vissuto nella mia città la stessa sensazione, prima ancora che pensare alla limitazione delle libertà individuali, che è vero, sono d'accordo con le riflessioni che hanno fatto molti costituzionalisti, però insomma la mia responsabilità individuale diventa una tutela collettiva. Il buco nero che io ho, che dovrò risolvere prima o dopo, è proprio questo, la mia responsabilità di attore politico che non ha saputo fare più di quello che ha fatto. Secondo me in questo momento servirebbe fare uno studio statistico epidemiologico per vedere come è girato il virus. Grazie al supporto del mio ufficio statistico noi abbiamo fatto una mappa che però ci abbiamo noi. Non so quali quartieri sono stati più presi e quali meno. Perché non utilizzare questi dati e fare uno studio che io ho già proposto a Trieste?
La seconda cosa è che bisognerebbe testare tutti i cittadini, ma non si possono fare i test sierologici, il prelievo di sangue implica un dispendio di forze eccessivo, bisognerebbe fare i test con la digitopuntura, quei test brevi, che però la regione non valida. Speriamo che li validi in questi giorni, se non li validi io non li posso fare. È una domanda che faccio anch'io, non lo so. Perché no? L'università nostra, il centro di biotecnologie, sta facendo un'esperienza con questi test brevi, test saponetta nell'RSA. Sono test rapidissimi, in 10 minuti è il risultato. Certo, se ti viene una positività vai avanti, però discrimini. E la terza cosa, rimettere in piedi la medicina del territorio, perché il grande vuoto che c'è stato è stato che le persone malate sono andate tutte in ospedale, dove non c'erano i sistemi di protezione individuale, e lì è stata una bomba che si è innestata. E le persone a casa non avevano nulla. Però adesso che ci sono queste USCA, queste unità territoriali con tutte le attrezzature giuste, i medici che coordinano l'ingresso di queste USCA, si sta facendo una convenzione anche per fare ecografie e radiografie a domicilio, insomma rimettere in piedi la rete territoriale. I medici di medicina generale che devono tornare ad essere delle sentinelle della difesa della medicina di comunità, in cui se io sto bene stanno bene tutti e viceversa. Se io calibro solo su una persona polipatologica, cronica, come hanno fatto, e basta, distruggo la rete dei consultori, faccio venire meno i finanziamenti alle assistenze domiciliari, contraggo i servizi per i bambini, per esempio disabili psichicamente, tutta la rete della psichiatria territoriale concentrata in pochissimi punti, con centri diurni sempre più in sofferenza, in strutture sempre più degradate, c'è qualcosa che non va. Il male originario è stato dividere la sanità dal sociale, e non c'è malattia come queste pandemie in cui questa distanza sancita da tutte le norme tra sanitario e sociale l'hanno pagata le persone. La regione purtroppo non ci dà nessuna risposta. Il governo sta avviando uno studio epidemiologico su 156.000 cittadini. In maniera del tutto casuale sono venuta a scoprire che il test sierologico che il governo ha appaltato alla regione nell'ambito di questo grande studio lo fa un laboratorio privato. Non dico altro. Penso che sia tutto unicamente politico. Abbiamo una regione di centrodestra e questo è un comune di centrosinistra, punto. È una brutta considerazione, che però mi è avvalorata dal fatto che l'ultimo consiglio comunale che abbiamo fatto online, il centrodestra, riconoscendomi l'autorevolezza di una persona che si è mossa bene, quindi l'opposizione, nessun attacco personale assolutamente, però quando mi sento dire vabbè ormai l'epidemia è passata, giriamo la pagina e pensiamo ad altro, non hanno capito niente o non vogliono capire niente. Confido che ci sia una risposta positiva, perché la ragionevolezza è dalla mia parte. Ho molti se le persone sono consapevoli di questo percorso che hanno un po' sulle spalle, ne possiamo uscire. Però accanto ci devono essere delle scelte istituzionali di governo della sanità che vanno incontro alla tutela della salute della nostra comunità. Responsabilità individuale e consapevolezza della comunità che governa la sanità. Se queste due cose non vanno insieme ci ritroviamo nel io davvero non vorrei più ritrovarmi in questo incubo. Brescia, leonessa d'Italia, motore d'Italia, con tutte le industrie che ha, questo tessuto produttivo, città ricca, A2A, tutto quello che vogliamo, che si ritrova fragilissima perché non ha saputo governare la cura delle persone nel suo territorio. Ecco, credo che questo sia politicamente intollerabile. Apriamo gli occhi su quello che è accaduto, perché le responsabilità vanno proprio indicate. Poi magari litighiamo sui partiti, però almeno possiamo litigare perché siamo vivi. Grazie. Ciao, grazie.